Li conosci? Queste due fotografie, scattate a ben 18 anni di distanza, ritraggono Pharrell Williams e Nigo, due delle personalità che più hanno influenzato lo streetwear, la moda e la musica degli ultimi 30 anni. Da un lato abbiamo uno dei producer più influenti di sempre, ora creative director di Louis Vuitton. Dall'altro abbiamo colui che ha reso lo streetwear giapponese famoso in tutto il mondo, founder prima di Bape, poi Human Made e ora creative director di Kenzo. La domanda è: come hanno fatto questi due semplici fan ad arrivare a guidare due delle più importanti maison della storia della moda? Io sono Filippo di 035 e oggi proviamo a rispondere. Cantante, rapper, produttore, oltre che fashion designer, Pharrell Williams è un'icona. Pensate che Billboard lo ha definito il producer più influente del decennio 2000-2010, avendo ottenuto premi illustri, tra i quali 13 Grammy Awards, 2 nomination agli Oscar ed una ai Golden Globe. Nasce nel 1973 a Virginia Beach. All'età di 12 anni incontra Chad Hugo e tra i due nasce subito una profonda amicizia. Dopo anni passati a suonare insieme, nel 1994 fondano il duo The Neptunes, il progetto musicale che li porterà al successo mondiale. Collaborando con artisti del calibro di Jay-Z, Britney Spears, Justin Timberlake e Pusha T, il duo registra numeri da capogiro. Tanto che un'indagine ha rivelato che nel 2003 il 43% dei brani passati dalle radio statunitensi sono prodotti dai Neptunes. Dall'altra parte del mondo troviamo Nigo, fashion designer, DJ, produttore, collezionista, oltre che uno dei padri dello streetwear per come lo conosciamo oggi. Tomoaki Nagao, questo è il suo vero nome, intraprende i suoi primi passi nella moda ben prima di Pharrell. Nasce a Maebashi nel 1970 da una famiglia della classe media. Appassionato di moda e hip hop, appena maggiorenne si trasferisce a Tokyo per frequentare il prestigioso Bunka Fashion College, con il sogno nel cassetto di diventare un giornalista di moda. Non impara molto a scuola, ma nei locali che frequenta da studente, stringendo amicizie come quella con Jun Takahashi, futuro fondatore di Undercover. Tra i due c'è subito affinità e Jun gli presenta presto Hiroshi Fujiwara, conosciuto oggi come il fondatore di Fragment Design e all'epoca come il padrino di Harajuku, ossia il quartiere più trendy e modaiolo di Tokyo. Pioniere dello streetwear, Fujiwara è anche l'idolo di Nigo e quando gli viene proposto di diventare suo assistente, accetta senza pensarci due volte. Ed è qui che prende l'appellativo di Nigo, che in giapponese significa il secondo, proprio perché assomiglia fisicamente al suo capo. Durante questa esperienza al suo fianco, Nigo sperimenta per la prima volta cosa voglia dire fondare un brand da zero, aiutando Hiroshi Fujiwara a creare Good Enough. Dopo aver lavorato come stylist e scrittore per Popeye Magazine, Nigo, affiancato da Jun e Hiroshi, decide di compiere il grande passo in avanti. Nel 1993 il trio fonda Nowhere, una boutique di streetwear di nicchia situata a Urahara, una zona di Harajuku. Il negozio era profondamente ispirato alla cultura occidentale, tanto che il nome Nowhere deriva dal brano Nowhere Man dei Beatles, uno fra i gruppi preferiti di Nigo. Il negozio è diviso in due sezioni. Jun vende undercover, ispirandosi al punk inglese, mentre Nigo si occupa di una selezione vintage di capi dal carattere street provenienti dagli Stati Uniti. Siccome la sezione di Jun riscuote molto più successo, Nigo e il designer skating iniziano a pensare ad una risposta. Dopo una maratona di 5 ore guardando il pianeta delle scimmie, ai due amici viene l'idea di fondare A Bathing Ape. Il nome rispecchia appieno l'indole del brand. Oltre ad una palese ispirazione alla cultura pop statunitense, A Bathing Ape funziona anche come abbreviazione di A Bathing Ape in Lukewarm Water, espressione giapponese che indica la categoria di giovani che vivono nel relax estremo. In poco tempo, Bape diventa un must tra i giovani di Tokyo e lunghe file immense si creano davanti a Nowhere. Grazie ai contatti di Nigo per la sua parallela carriera musicale, l'hype per Bape arriva anche tra alcuni appassionati oltreoceano, tanto che anche il rapper The Notorious B.I.G. viene visto indossare il marchio. La produzione di A Bathing Ape arriva a soddisfare solo il 10% della domanda, divenuta ormai immensa. Siccome il punto chiave del brand è sempre stato l'esclusività, nel 1998 Nigo decide di fare marcia indietro, riducendo la vendita di Bape da 40 a un solo store, il flagship di Hong Kong. È da poco iniziato il nuovo millennio. Pharrell è un genio della musica, mentre Nigo continua a guadagnare hype in Giappone, anche grazie alla release delle Bapesta, un bootleg delle Air Force One di Nike. Entrambi però non sanno che il loro incontro li avrebbe cambiati per sempre. Per comprendere al meglio la natura del loro primo incontro è necessario introdurre un terzo personaggio, Jacob the Jeweler, fondatore di Jacob & Co. È l'artefice di tutti i gioielli degli artisti degli anni 90.
Biggie, Jay-Z, Nas, fino ad arrivare proprio a Pharrell Williams. Un giorno Jacob rivela a Pharrell che un suo cliente giapponese continua a chiedergli di replicare le collane fatte apposta per lui, chiedendogli soltanto di cambiarne il colore. Chissà di chi si tratta. Nel 2003 Pharrell vola in Giappone e in cerca di uno studio dove registrare gli viene proposto quello di Nigo. I due si incontrano in casa del designer giapponese e in pochi giorni iniziano una collaborazione che cambierà per sempre le sorti dello streetwear. All'epoca Pharrell era già una fashion icon agli occhi di tutti, ma da tempo aveva intenzione di entrare a gamba tesa nel mondo della moda con un suo brand. Così, appena presentatasi l'occasione giusta, unisce le forze con Nigo a fondare Billionaire Boys Club e successivamente la sottoetichetta Ice Cream, anche con l'aiuto di Skating. I due brand vengono presentati ufficialmente nel videoclip del primo singolo solista di Pharrell, Frontin, che vanta il feat di Jay-Z, attirando subito l'attenzione di tutti. Nigo presenta Bape a Pharrell e quest'ultimo rimane talmente entusiasta che al suo ritorno dal Giappone lascia tutti i vestiti che si era portato a casa di Nigo, riempiendo le sue valigie di capi del brand. Pharrell diviene dunque il testimonial di Bape negli Stati Uniti, organizzando la festa di inaugurazione del primo store di Bape a New York e promuovendo il marchio agli altri colleghi rapper come Kanye West o Lil Wayne, aumentandone sempre di più l'hype. Grazie al duo, Bape è ormai diventato una realtà mondiale, fatturando più di 45 milioni di dollari l'anno. Oltre a Billionaire Boys Club, Ice Cream e Bape, c'è stata un'altra circostanza per la quale i due hanno collaborato. Nel 2004, infatti, Marc Jacobs, all'epoca direttore creativo di Louis Vuitton, chiede ai due di creare una serie di occhiali da sole. Sono i Millionaire, modello ancora oggi iconico anche grazie al remake 1.1 di Virgil Abloh di più di 15 anni dopo. Inizialmente prodotti in solamente 200 unità per colore, i Millionaire sono stati introvabili fino al 2007, anno della produzione di massa, talmente limitati che Donda West, madre defunta di Kanye, ricorda di quanto suo figlio fosse alla disperata ricerca di questi fatidici occhiali, fino a quando glieli regalò lei per Natale. Nonostante i successi, la partnership tra i due si interrompe dopo pochi anni. Nigo voleva concentrarsi al 100% su Bape, mentre Pharrell aveva intenzione di spostare la produzione di Billionaire Boys Club al di fuori dal Giappone, per via dei costi elevati. I due quindi si perdono di vista, continuando le proprie carriere soliste. Pharrell accresce la sua fama sperimentando in diversi ambiti e avviando una fruttuosa collaborazione con Moncler. Nel 2009 disegna una linea di abbigliamento per l'esterno. Nel 2013 lancia Moncler Lunette, una collezione di occhiali da sole. E nel 2023 presenta un'intera collezione a suo nome. Mr. Williams è sempre stato sulla cresta dell'onda, ma la sua esplosione mediatica culmina tra il 2013 e il 2014, con il successo mondiale di hit musicali come la controversa Blurred Lines, Get Lucky e Lose Yourself to Dance con i Daft Punk e Happy, che debutta al primo posto in più di 20 paesi. Inoltre, Pharrell si rende protagonista di uno dei fashion moments più iconici e memati di sempre, vestendo un remake del Buffalo Head di Vivienne Westwood in occasione della cerimonia dei Grammy. Mentre Pharrell è all'apice del suo successo, non possiamo dire lo stesso di Nigo, che si trova in Giappone in una situazione alquanto delicata. Infatti, nel 2009 lascia il ruolo di CEO in A Bathing Ape, a seguito di una gestione troppo ambiziosa che ha portato il marchio a indebitarsi di 50 milioni di dollari. Dopo aver goduto di un grande successo e di introiti milionari, Nigo aveva espanso eccessivamente l'attività. Come? Aprendo numerosi negozi, saloni di bellezza, i Bape Café e addirittura un'etichetta discografica. La saturazione del mercato e la successiva crisi finanziaria lo hanno però costretto a vendere il 90% delle quote dell'azienda per meno di 3 milioni di dollari. Nel 2008, un anno prima di vendere Bape e insieme al fidato amico Skating, Nigo fonda Human Made, un marchio streetwear dalla personalità meno esuberante di A Bathing Ape. Quando nel 2013 termina il suo contratto di creative director con Bape, Nigo lascia definitivamente il marchio che l'ha reso famoso. Durante questo periodo si sente demotivato e pensa addirittura al ritiro, ma il ritorno di un grande amico lo convincerà a restare sulla scena. Ovviamente sto parlando di Pharrell. Nel 2014 Pharrell e Nigo danno inizio ad una nuova era, consolidando le rispettive posizioni nell'industria della moda. Nigo, dopo il declino di Bape, diventa direttore creativo di Uniqlo UT, introducendo innumerevoli collaborazioni con la cultura pop, dai franchise di Star Wars e Pokémon agli artisti Daniel Arsham e Cos, e non da ultimo la capsule collection I Am Other in collaborazione con Pharrell. Nel 2020 entra in Louis Vuitton per la seconda volta, disegnando la collezione LV alla seconda insieme a Virgil Abloh, grande ammiratore del suo lavoro.
Virgil Abloh dice: "Per me nessuno è come Nigo. Mi ha mostrato come il lusso può relazionarsi con la nuova generazione. La collezione è un elogio allo streetwear che contraddistingue la carriera di entrambi." Pharrell, dopo il successo delle sue hit musicali, intraprende 3 collaborazioni nel mondo della moda. Innanzitutto diventa coproprietario di G-Star Row, lanciando la linea sostenibile Row for the Oceans. In secondo luogo, stringe un legame significativo con Karl Lagerfeld, diventando il primo ambassador uomo di Chanel e partecipando a sfilate ed eventi della Maison. Dopo la morte di Lagerfeld nel 2019, viene lanciata Chanel Pharrell, la prima capsule collection del brand creata in collaborazione con Pharrell, includendo anche le ambite sneakers Adidas NMD Human Race per Chanel, una triplice collaborazione che è ancora oggi un grail per i fan, rivenduta per decine di migliaia di dollari. Sì, perché dal 2014 Pharrell ha dato il via anche ad una terza collaborazione con Adidas. Iniziata con una proposta di 10 modelli di Stan Smith, la collabo con Pharrell si è evoluta rapidamente. Tra le silhouette che Pharrell ha rivisitato negli anni, quella che più ha avuto seguito è sicuramente la NMD Human Race, il modello che ha definito gran parte del cosiddetto periodo Hypebeast, solo al pari delle Yeezy di Kanye. È proprio con le NMD Human Race che Pharrell e Nigo collaborano ancora nel 2019, annunciando le Human Race per Human Made. Nel 2020 lancia Human Race, una linea di prodotti per la skincare, dando corda al meme secondo cui il cantante non invecchierebbe mai. A Pharrell e Nigo manca un ultimo grande passo, quello che li farebbe entrare di diritto nell'Olimpo della moda, il ruolo di Creative Director. Torniamo per un attimo nel 2018. Siamo nel pieno dell'era hype, un periodo caratterizzato dalla ricerca quasi ossessiva per capi esclusivi e di tendenza, soprattutto di brand come Yeezy e Off-White. In questo contesto nasce e si sviluppa il concetto di high-end streetwear, una forma di abbigliamento street che supera i confini dei marchi tradizionali come Vans o Stussy, rivolgendosi a un pubblico più abbiente e interessato alla moda di alta gamma. Dopo anni in cui i direttori creativi delle grandi case di moda hanno guardato con una certa superiorità al mondo dello streetwear, nel 2023 la situazione è radicalmente cambiata. A partire dalla collaborazione Louis Vuitton per Supreme di Kim Jones, la generazione influenzata dalla cultura hype ha finalmente trovato il suo posto nell'industria della moda, grazie anche ad una serie di nomine che hanno rivoluzionato il settore, unendo moda tradizionale e streetwear. Designer come Matthew Williams, Raf Simons e Demna hanno assunto ruoli di leadership in prestigiose case di moda, mentre Virgil Abloh ha mantenuto il ruolo di direttore creativo presso Louis Vuitton fino alla sua scomparsa. In questo scenario, seppur un po' in ritardo, anche Nigo e Pharrell si sono affermati come figure chiave. Nel 2021, dopo la morte del founder Kenzo Takada, Nigo è stato nominato direttore creativo di Kenzo, riuscendo a rinvigorire il brand e a dimostrare ancora una volta il suo incredibile talento. Nel 2022 ha presentato la sua prima collezione per Kenzo, nella stessa location in cui il fondatore aveva sfilato nel 1970, circondato da amici e colleghi del mondo della moda e della musica. Kanye West, Pusha T, Tyler the Creator e ovviamente Pharrell. All'inizio del 2023, Pharrell Williams ha assunto il ruolo di direttore creativo per la sezione uomo di Louis Vuitton, succedendo a Virgil Abloh. Sebbene sia troppo presto per giudicare l'impatto della sua direzione, Pharrell ha già dimostrato di sapere come catturare l'attenzione del pubblico. Il 20 giugno 2023 va in scena Lo Show. Sullo sfondo il sole che tramonta sulla Senna. La location scelta è il Pont Neuf di Parigi, dove un intero coro gospel inizia a cantare mentre i modelli solcano la passerella dorata in pattern damier. Lasciando da parte i vestiti, quasi in secondo piano, Pharrell riesce a organizzare con successo un vero e proprio spettacolo. Inutile dire che l'intero star system sia presente. Tra i tanti si vedono Rihanna e A$AP Rocky, Beyoncé e Jay-Z, con quest'ultimo che performa insieme a Pharrell nell'after party, mentre un Tyler the Creator li guarda con occhi sognanti. Insomma, i debutti di Pharrell e Nigo nell'alta moda non sono che la ciliegina sulla torta di 2 lunghe ed intrecciate carriere da pionieri e innovatori. Nonostante i successi già ottenuti, siamo convinti che il duo abbia ancora molto da offrire e possa continuare a cambiare lo streetwear per sempre.